Sono giorni questi di grande fermento intorno al nome di Davide Frattesi, che è diventato un po' improvvisamente il protagonista di questa sessione invernale di mercato dell'Inter. C'è l'interesse della Roma, c'è l'interesse del Napoli, c'è forse una forma di malcontento da parte del giocatore, anche se ancora è da chiarire questo aspetto rispetto a quello che si è detto e sta filtrando negli ultimi giorni. La realtà però è che proprio in queste ultime ore il vero problema che ha coinvolto e che ha travolto, anzi userei questo termine, il centrocampo dell'Inter è il problema infortuni, perché in poche ore l'Inter ha ufficializzato 2 problemi muscolari, uno per Hakan Çalhanoğlu e uno per Henrikh Mkhitaryan. Quindi il centrocampo dell'Inter oggi è in emergenza. Frattesi sembrava in bilico, con anche qualche possibilità di poter essere ceduto, sempre a fronte di un'offerta soddisfacente. In questo momento però il profilo di Frattesi è più che mai importante nelle rotazioni dell'Inter, appunto perché 2 giocatori molto importanti come Çalha e Mkhitaryan saranno out per qualche partita. Mkhitaryan potrebbe rientrare già tra poco, ma Çalhanoğlu invece sarà lontano dai campi probabilmente fino al derby del 2 di febbraio, e quindi adesso il tema Frattesi acquisisce un ulteriore elemento di discussione. Al di là del discorso offerta o non offerta, vale la pena cederlo in questo momento, mettendoti un po' in difficoltà ancora di più per il resto della stagione, o è bene tenerlo? Questo sarà uno dei quesiti a cui proveremo a rispondere all'interno di questo contenuto. Intanto ben ritrovati amiche e amici Passione Interisti, vi invito subito a cliccare sul tasto mi piace qui sotto e ad iscrivervi al canale, così non vi perdete tutti i nostri contenuti che vi portiamo quotidianamente. E nelle prossime ore Inter Bologna, partita molto delicata, noi come sempre saremo live per seguirla insieme a tutti voi. Facciamo un punto allora intanto sul centrocampo, poi devo dire 2 parole anche sulla difesa, ma in generale direi un po' su tutta la rosa. Çalhanoğlu è uscito in anticipo nel derby di Supercoppa con un problema muscolare che inizialmente sembrava non una forma di ricaduta, però un problema simile a quelli che ha avuto comunque per tutto questo inizio di stagione. Purtroppo Çalhanoğlu è stato abbastanza tormentato in questo inizio di stagione. Inizialmente si è detto potrebbe essersi fermato in tempo, tornerà a breve. In realtà poi è emerso un risentimento al soleo della gamba destra, quindi il polpaccio, quindi problema diverso dagli ultimi, e problema ad un muscolo che, come ben sappiamo, tendenzialmente nel calcio, ma non solo in realtà, è molto delicato, va preso con grande prudenza. Quasi contemporaneamente problema fisico anche per Mkhitaryan, che sembrava uscito dall'ultima partita contro non contro il Venezia, quella precedente, normale, non sembrava ci fosse nulla di particolare dal derby contro il Milan. Invece poi è emerso lieve elongazione degli adduttori della coscia sinistra, nessuna lesione per Mkhitaryan, però questa lieve elongazione. Tra l'altro le elongazioni degli adduttori mi sembra che siano, vado a memoria, però uno degli infortuni, se non l'infortunio che ha colpito più spesso i giocatori dell'Inter nel corso di questo inizio di stagione. Il problema è che in questo momento sta per arrivare una delle prime fasi delicate della stagione dell'Inter. Il calendario ci mette di fronte intanto al Bologna, gara che l'Inter avrebbe dovuto giocare nel weekend di Supercoppa e che ovviamente ha dovuto saltare, che si giocherà nelle prossime ore contro un Bologna che sta bene, che è una squadra inizialmente sembrava poter balbettare un po', invece adesso ha trovato una sua quadratura, è una squadra molto da tenere in grande attenzione. Tra l'altro l'Inter contro il Bologna storicamente, anche in tempi recenti, ha avuto più di un problema, al di là della partita di Radu, ma non è solo quella. Poi ci sarà l'Empoli, anche in questo caso tra le mura amiche a San Siro domenica sera. Prima partita delle 2 rimanenti di Champions League in cui l'Inter deve ipotecare il passaggio nelle prime 8 contro lo Sparta Praga in trasferta. Lecce-Inter nel mezzo tra la prima e la seconda, poi c'è la successiva appunto di Champions contro il Monaco, e poi arriva un trittico barra 4 partite molto delicate, perché c'è il derby il 2 febbraio, Inter-Fiorentina il 9 e Juventus-Inter il 16, ma nel mezzo, probabilmente fra Milan e Fiorentina, ci sarà Fiorentina-Inter, cioè la partita che andrà recuperata per il malore che ha colpito Bove ormai diverso tempo fa. Quindi c'è il rischio, tra l'altro, anche di fare Fiorentina-Inter il mercoledì e Inter-Fiorentina la domenica, in una situazione abbastanza particolare. Questo quindi è un problema, perché intanto in Champions League bisogna, ripeto, ipotecare il passaggio del turno, evitando assolutamente di fare il playoff, che sarebbero altre 2 partite che andrebbero ad infilarsi probabilmente prima e dopo Juventus-Inter, e sarebbe devastante.
Mentre in campionato c'è un Napoli che continua a correre, un Napoli che ha un solo obiettivo e quindi macina punti e è totalmente in focus su quell'obiettivo, mentre l'Inter deve arrabattarsi tra la Champions, i recuperi del campionato, tra un po' ci sarà anche la Coppa Italia, nella quale il Napoli è uscito, e tutti questi impegni. Tra l'altro, rispetto al discorso che facevamo prima sulla questione Frattesi, cedere Frattesi oggi diventa un problema serio, in particolare in Champions League, perché come vi abbiamo spiegato nelle scorse ore, la lista Champions che l'Inter ha presentato per la fase a gironi non è modificabile, quindi se l'Inter cede Frattesi e acquista un nuovo giocatore a centrocampo, nelle 2 partite contro Sparta Praga e Monaco non potrà utilizzare questo nuovo giocatore, che invece potrà essere integrato a partire dalla fase successiva. Quindi anche questo aspetto va tenuto in considerazione, perché già hai dei problemi muscolari, dei problemi fisici in mezzo al campo, se ti privi di Frattesi diciamo aumentano i problemi, aumentano le assenze anche per questa ragione. La domanda quindi a questo punto si fa più che mai importante, e la domanda la rivolgo anche a voi. Se in uno di questi giorni dovesse arrivare un'offerta importante per Frattesi, che cosa si fa? Lo si cede ugualmente perché c'è il rischio che magari poi a giugno questa offerta importante non arrivi più, perché bisogna cogliere la palla al balzo, eccetera, oppure all'interno di una stagione dove comunque tendenzialmente a gennaio fare operazioni simili raramente si vede, si aggiunge anche il problema degli infortuni e quindi è il caso di non accettare e di rimandare tutto eventualmente a giugno, con il rischio, qui ripeto eventuale, che però nei prossimi mesi il giocatore non sia concentrato fino in fondo. Dico eventuale perché in realtà su questo aspetto qui le parole di Marotta, le parole di Inzaghi sono andate tutte in una direzione, mentre invece chi sta cercando di far passare l'idea che ci sia uno scontro fra Frattesi e Inzaghi, eccetera, sono alcuni media che tendenzialmente sono più vicini all'altra parte, quindi alla gente e insomma alle persone che gli ruotano intorno. Quindi c'è anche il dubbio legittimo che in realtà la questione non sia esattamente come viene descritta da alcuni media. Ehm, io in generale non ero l'idea di cedere Frattesi a gennaio non mi ha mai scaldato fino in fondo, anche se ero consapevole che un'offerta importante avrebbe potuto e dico anche dovuto far fare le giuste riflessioni all'Inter. A questo punto il problema principale è che poi a gennaio trovare delle alternative effettive, importanti e funzionali è molto complesso. L'unico nome che finora si è fatto, sì, qualcuno parla di Ricci, però è molto difficile, costa tanto. L'unico nome che si è fatto finora tra le possibili alternative, chiamiamole funzionali, è Bryan Cristante e con tutto il bene siamo ad un livello molto basso. Quindi da questo punto di vista, visti anche questi infortuni, probabilmente anche se Frattesi ha i suoi problemi dal punto di vista tattico, tutto quello che abbiamo sempre detto, non è forse il massimo cederlo oggi perché okay, magari incassi una buona cifra, però rischi di complicarti il cammino nella seconda parte di stagione e questo secondo me è un rischio troppo grande per essere corso. Sicuramente questo è una cosa che in realtà sto dicendo da tempo, ma a questo punto, viste le recenti notizie, è una cosa che prende ancora più rilevanza. Bisogna utilizzare tutta la rosa, bisogna cominciare a dare fiducia a tutti i giocatori che sono stati messi a disposizione a partire dall'1 di settembre e assumersi anche qualche piccolo rischio, qualche piccola incognita in partite che ti permettono di poterlo fare, più che altro per riuscire a preservare giocatori importanti che invece nelle partite clou, nelle partite pesanti ti servono inevitabilmente. Qui faccio un passo indietro e vado alla fase difensiva, alla difesa. Ottime notizie il rientro di Pavard e il rientro di Acerbi. Pavard è già rientrato in campo per qualche minuto contro il Venezia, Acerbi è recuperato, sarà a disposizione per la gara contro il Bologna, ma non dovrebbe partire titolare. Dall'altra parte però Bissek si è fatto male post derby di Supercoppa, distrazione muscolare agli adduttori della coscia sinistra, quindi è l'infortunio probabilmente più serio, almeno sulla carta, fra quelli appunto tra Bissek, Mkhitaryan e Çalhanoğlu. Bastoni le sta giocando tutte, sta facendo anche più volte 90 minuti, cosa che tendenzialmente quando la rosa è al completo fa molto raramente, e lo stesso anche De Vrij che infatti ha avuto anche lui qualche piccolo acciacchino recentemente, poi per fortuna è rientrato e sta facendo anche grandi partite. Quindi anche in difesa. Adesso contro il Bologna potrebbe rientrare Pavard dal primo minuto, spero che possa riuscire a fare qualche minuto anche Acerbi, sia contro il Bologna che contro l'Empoli, però siamo veramente tirati. Abbiamo un Palacios che
finora non ha giocato praticamente mai. Io capisco che magari non sia ancora integrato perfettamente, che mettere Palacios vuol dire intanto togliere Bastoni, che è uno dei fulcri di gioco dell'Inter, però secondo me ci sono delle partite in cui puoi assumerti questo rischio e puoi valutare eventualmente di giocare e attaccare in maniera diversa dal lato in cui avresti i Bastoni, perché hai Palacios, fare qualcosa di diverso e provare a vincere ugualmente. Il rischio altrimenti è che, faccio l'esempio di Inter-Empoli, che potrebbe essere una partita di questo tipo, non rischio Palacios perché non è pronto di qui e di là, metto Bastoni, la partita la vinco perché sono più forte, però Bastoni esce acciaccato oppure ha un piccolo problema e dopo c'è la Champions League. E cosa faccio? Mi assumo questo rischio perdendo Bastoni in Champions o più avanti perdendolo per il derby di Milano del 2 di febbraio. Secondo me è un problema, è rischioso, e lo stesso si può dire per Buchanan, giocatore che tra l'altro in queste ore sembra aver attirato l'interesse anche della Roma, anche lui, e qualcuno sta dicendo che potrebbe addirittura essere ceduto dall'Inter, cosa che io mi auguro fortemente che non accada, sarei totalmente contrario a questa cessione, ma il problema è che è nata a monte questa situazione. Era impossibile provare a coinvolgere più spesso Buchanan, dargli un po' di fiducia in più, accettare anche che possa sbagliare, perché ragazzi i giocatori sbagliano. Uno può allenarsi finché vuole, può fare tutta la preparazione che vuole, ma poi la misura che ti dà la partita del punto a cui sei non te la dà nient'altro. Quindi è giusto secondo me che alcune volte ci si assuma questo tra virgolette rischio. Ho detto che poi Buchanan è un giocatore di, se non sbaglio, 25 anni che ha già giocato in Champions League, non è il ragazzino della primavera che entra a San Siro guardandosi intorno non sapendo dov'è. Cioè mettiamo poi anche, secondo me, in prospettiva le cose. Per esempio contro l'Empoli, torno a quella partita, c'è un Dumfries che le sta giocando tutte, che probabilmente giocherà anche domani, magari non dall'inizio, però è facile che almeno un pezzo di partita la faccia. Mettiamo Buchanan, diamogli fiducia, poi c'è sempre modo e tempo di sostituirlo a gara in corso se non sta piacendo, ma io faccio veramente molta fatica a pensare che l'Inter possa non vincere contro l'Empoli o partite così perché c'è Buchanan in campo, perché c'è Palacios in campo. Se non vinci sono tanti fattori messi insieme, tra cui eventualmente anche questi, esattamente come se vinci sono tanti fattori messi insieme, tra cui anche Dumfries e Bastoni. Ma è molto difficile che una partita non si vinca per colpa di un singolo giocatore che viene messo in campo. Quindi da questo punto di vista io lo ripeto, lo dico da tempo, a maggior ragione adesso secondo me è necessario assumersi qualche rischio in più, se non fosse altro, come dicevo, perché se metto Buchanan ho l'opportunità di far riposare Dumfries e se metto Palacios ho l'opportunità di far riposare Bastoni. Non ci piacciono questi due giocatori, ok, però vediamola dall'altro lato, possiamo far riposare quelli importanti, quelli forti che ci servono nelle partite decisive. Chiudo anche con una piccolissima vena polemica che riguarda un po' un aspetto comunicativo che in questa stagione stanno notando sempre più i tifosi rispetto alla comunicazione che arriva dall'Inter degli infortuni che subiscono i giocatori nella rosa. È un problema che secondo me è relativo perché poi non è nemmeno dovuto il fatto che quando un giocatore si fa male si debba per forza comunicare nello specifico, nel dettaglio cosa ha avuto, tempi di recupero. Si fa, è una cosa che ormai nel calcio si fa, però tendenzialmente non penso che sia obbligatorio, scritto da qualche parte in qualche regolamento. Quindi questo teniamolo sempre a mente. Il problema è che quest'anno, a fronte di un Inter che comunque sembra voler comunicare come fanno tutti gli infortuni, arrivano poi prime impressioni e comunicati che poi si rivelano diversi da quello che la realtà ci mette davanti. Ripeto da tempo questa cosa, Acerbi si è fatto male a metà novembre, si parlava di lieve elongazione, è rientrato adesso, sono passati quasi 2 mesi. Cialanoglu era uscito, anche lì si diceva no, piccolo problema agli adduttori, nulla di che, poi scopri che è il polpaccio. Nel derby di Supercoppa Bastoni prende quella pallonata al volto, nel post partita Inzaghi dice sì, è rimasto un po' intontito, eccetera, esce De Vrij a gara in corso e poi scopri che si è fatto male Bissek. Ci sono tante cose poco chiare che, ripeto, non è che spostino particolarmente, perché poi la realtà è che se uno si è fatto male, si è fatto male. Io posso inventarmi che starà fuori un giorno, starà fuori un anno, però poi il tempo di recupero è quello che serve al muscolo, non al comunicato. Però a livello appunto comunicativo, a livello mediatico, è una cosa che sta mettendo un po' in difficoltà tutti, perché si fanno delle previsioni, si fanno dei ragionamenti e poi scopri che invece un giocatore si è fatto male più gravemente, sta fuori di più e si capisce ben poco. È una cosa che non riguarda solo l'Inter in realtà, però visto che è l'ennesima volta in cui accade, era giusto secondo me anche farlo presente.
Questa era la questione ragazzi, quindi fatemi sapere nei commenti come la vedete, in particolare sulla questione Frattesi, sull'eventuale addio di Frattesi e sulla necessità invece che l'Inter avrebbe a livello numerico di averlo a disposizione, di farlo ruotare insieme ai compagni. Vi aspetto nei commenti qui sotto, vi aspetto poi in diretta per Inter Bologna per seguire insieme la gara insieme a tutti noi e vi aspetto anche nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club, lì c'è la nostra community, di questi temi parliamo tutti i giorni, escono sempre tanti spunti interessanti, tante discussioni molto stimolanti, quindi come sempre vi invitiamo a passare da lì e nel caso vi accoglieremo a braccia aperte. Questo è tutto, per chi mi sta seguendo in podcast chiudo lasciando un link in descrizione con un altro approfondimento da recuperare, mentre se mi segui su YouTube te lo lascio qui alla mia destra.